Qui non si raccontano le solite storie, qui si dà voce a quelle dimenticate. Oggi ti racconto le inquietanti origini di Peter Pan. Quando pensi a Peter Pan, probabilmente vedi un bambino che vola sopra i tetti di Londra, ride, combatte pirati e rifiuta di crescere, un simbolo di libertà, di innocenza, di eterna giovinezza. Ma Peter Pan non nasce come una storia per bambini. Nasce dal lutto, nasce dalla morte, nasce da un'ossessione. E soprattutto nasce da un bambino che non c'è più. Per capirlo dobbiamo tornare indietro, non verso l'isola che non c'è, ma verso qualcosa di molto più reale. James Matthew Barry aveva 6 anni quando suo fratello maggiore David morì. Era il figlio preferito, il più amato. La sua morte distrusse la madre. Lei smise di essere davvero presente, restava seduta nella penombra persa nel suo dolore. Barry, ancora bambino, iniziò ad imitarlo. Indossava i suoi vestiti, ripeteva i suoi gesti, tentava di essere lui. Un giorno entrò nella stanza, sua madre lo guardò e chiese: «Sei tu?» Per un istante credette che il figlio morto fosse tornato. Poi disse una frase che cambiò tutto. Almeno lui resterà per sempre un bambino. In quel momento Barry capì qualcosa di terribile. La morte aveva reso suo fratello eterno. Barry crebbe con una convinzione silenziosa. Crescere significava perdere qualcosa per sempre. Il suo matrimonio fu freddo e vuoto e lui non ne aveva i figli, finché incontrò 5 bambini nei Kensington Gardens, i fratelli Llewellyn Davis. Con loro Barry tornò a respirare. Inventava storie, creava mondi dove i bambini non crescevano mai, mondi dove nessuno veniva perduto davvero. Fu lì che nacque Peter Pan, ma non era il Peter Pan che conosciamo oggi. Era qualcosa di molto più inquietante. Nel 1902 Barry pubblicò per la prima volta il personaggio nel libro The Little White Bird. Nel 1904 Peter Pan apparve per la prima volta sul palco a Londra nell'opera teatrale Peter Pan or the Boy Who Wouldn't Grow Up. Nel 1911 Barry pubblicò il romanzo completo Peter and Wendy. È in questo libro che la vera natura di Peter Pan viene mostrata senza essere addolcita. Ed è anche qui che comprendiamo chi erano davvero i bambini che lo avevano ispirato. George Llewellyn Davis era il maggiore, era quello che Barry vedeva come il più forte e il più luminoso. Michael Llewellyn Davis era il più amato. Barry disse che Michael era quello più vicino allo spirito di Peter Pan. Peter Llewellyn Davis era il bambino che diede il nome al personaggio, ma per tutta la vita visse con il peso di quel legame. Jack Llewellyn Davis era il più silenzioso, osservava più di quanto parlasse. Nicholas Llewellyn Davis era il più piccolo, cresceva dentro una storia che non aveva scelto. Barry non era il loro padre, ma dopo la morte dei genitori divenne il loro tutore. Entrò nella loro vita e da quel momento Peter Pan non fu solo una storia, fu qualcosa di reale. Nella prima versione della storia Peter Pan non è semplicemente un bambino ribelle, è un bambino che è volato via dalla sua casa e non è mai tornato. Quando torna trova la finestra chiusa, dentro c'è un altro bambino nel suo letto. Sua madre lo ha dimenticato. In quel momento Peter capisce che non appartiene più al mondo dei vivi. Non può tornare. Non perché non vuole, ma perché non può. Peter Pan è un bambino sospeso tra 2 mondi. Barry scrisse qualcosa che pochi ricordano. I bambini cadono dalle carrozzine quando le balie non guardano e se non vengono reclamati entro 7 giorni vengono mandati sull'isola che non c'è. Non è una frase innocente, è una metafora della morte infantile. L'isola che non c'è è il luogo dei bambini perduti, dimenticati, non reclamati. Lì il tempo si ferma, lì nessuno cresce. Lì nessuno torna. Nel romanzo del 1911 Barry scrisse anche qualcosa di ancora più inquietante. Quando i bambini sperduti crescono troppo,
Peter Pan li sfoltisce, perché crescere è proibito, perché crescere rompe l'equilibrio dell'isola, perché Peter Pan non permette a nessuno di cambiare. Sull'isola esiste una sola legge: restare bambini, per sempre. Peter Pan non è gentile come sembra, è distante, è freddo, dimentica facilmente, dimentica Wendy, dimentica i suoi amici, perché Peter non ha futuro, esiste solo nel presente eterno, e un presente eterno è una prigione. Nel libro del 1911 Peter Pan non viene descritto come buono, viene descritto come innocente, ma l'innocenza non è bontà. Peter non comprende la morte, non comprende la perdita. Quando qualcuno sparisce, lui continua a giocare. Quando qualcuno muore, lui dimentica. Non per crudeltà, ma perché non è più umano. Peter Pan non cresce, non cambia, non evolve. E questo lo rende qualcosa di profondamente inquietante. I bambini che ispirano alla storia non ebbero vite felici. George morì in guerra. Michael morì annegato a 20 anni. Peter, quello reale, odiava il personaggio. Sentiva che gli aveva rubato la vita. Si tolse la vita a 63 anni. Uno dopo l'altro furono consumati dalla tragedia, come se Peter Pan fosse più di una storia, come se fosse un'ombra. Barry non creò Peter Pan per celebrare l'infanzia, lo creò per sfuggire alla perdita, per sfuggire alla morte. Peter Pan è il fantasma di un bambino che non è mai cresciuto, il simbolo di ciò che resta quando qualcuno viene dimenticato, perché crescere significa cambiare, ma non crescere significa restare intrappolati per sempre. E forse, da qualche parte, Peter Pan esiste ancora, non come un eroe, ma come un ricordo, in attesa di un altro bambino che non tornerà mai più. Perché la verità è che Peter Pan non è la storia di un bambino che non vuole crescere, è la storia di ciò che succede quando qualcuno viene dimenticato. È la storia di una finestra che resta chiusa, di una madre che smette di aspettare, di un nome che nessuno pronuncerà più. Peter Pan non appartiene al mondo dei vivi, appartiene ai ricordi, a quel luogo fragile dove esistono le cose che non hanno avuto il tempo di diventare. E forse, proprio ora, mentre il mondo continua a muoversi, mentre i bambini crescono, mentre le finestre si chiudono una dopo l'altra, c'è ancora un bambino che vola nel buio, non in cerca di avventure, ma in cerca di qualcuno che si ricordi di lui. Perché fin quando qualcuno ricorda, Peter Pan non scompare mai davvero. E se guardi fuori dalla finestra, c'è Peter Pan che ti aspetta. Se ti piacciono le storie che non vengono addolcite, iscriviti al canale e lascia un like. Qui si raccontano le storie che non finiscono nei libri per bambini.